Rieccoci con un nuovo video, come vedete, con lo scrigno degli oracoli. Di conseguenza faremo due varianti. Io vi rimando ai link in descrizione dei video in cui appunto mi occupo di spiegare nel dettaglio lo scrigno degli oracoli e del video in cui appunto spiego qual è la metodologia e anche la teorizzazione di fondo che appunto sottende alla mia scelta di utilizzare varianti, utilizzando ovviamente lo scrigno degli oracoli, e appunto il perché solo e soltanto due varianti, ricordando ovviamente la teoria degli opposti psichici di Jung. Detto questo, andiamo immediatamente alla domanda che appunto faremo quest'oggi a questi arcani barra oracoli. Sapete che sono un giusto compromesso tra appunto i 78 arcani maggiori e minori e i più tradizionali oracoli. Allora, quindi la domanda che faremo quest'oggi è la seguente. Ho avuto una brutta discussione con questa persona, una persona ovviamente che stavate frequentando, con la quale comunque c'era un flirt o comunque dell'attrazione o anche una vera e propria storia. Ovviamente ad oggi non abbiamo ancora chiarito, quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà, cioè se questa persona si muoverà, quindi agirà concretamente, chiederà scusa, cercherà un confronto, la linea di tendenza futura e ovviamente il futuro vero e proprio, quindi il responso. Cerchiamo di capire però anche gli ostacoli, cioè perché questa persona ad oggi non si è ancora fatta avanti dopo il litigio, dopo la discussione, e cerchiamo di capire la base, diciamo, del passato, cioè quello che effettivamente potrebbe essere accaduto tra voi e questa persona, con ovviamente un focus maggiore su questa persona, cioè cerchiamo un po' di capire a livello psicologico chi abbiamo davanti. Quindi passato, presente, linea di tendenza futura, che ovviamente io specifico sempre non è uguale alla ultima posizione di questa stesa, che è invece la risposta definitiva alla domanda. La linea di tendenza futura si riferisce a quello che potrebbe accadere nell'ambito della vostra storia e della situazione in questione nel caso in cui voi non agiate, cioè non si agisca sugli ostacoli. La posizione centrale data appunto dagli ostacoli e l'ultima posizione è appunto quella della risposta al quesito, quindi se ci sarà uno sblocco della situazione e come ovviamente avverrà. Allora, io inizio dalla variante numero 1 e ovviamente inizio a mescolare gli arcani, quindi cerchiamo di capire se questa persona con la quale appunto avete avuto una discussione agirà, se farà qualcosa da un punto di vista strettamente pratico, se magari vi manderà un messaggio, se cercherà un chiarimento e soprattutto, direi dato molto importante, cerchiamo di capire però perché non l'ha ancora fatto, cioè magari perché questa persona pensa di essere completamente dalla parte della ragione, magari perché questa persona non si è ancora forse fatta un esame di coscienza, o forse perché magari sta semplicemente cercando di voltare pagina, perché chiaramente è molto più semplice, ragazzi, scappare, voltare pagina, non confrontarsi con un'altra persona, piuttosto che ovviamente invece affrontare anche la rabbia dell'altra persona, che in questo caso sareste voi. Allora, cerchiamo un po' di capire perché questa persona è ancora ferma, cosa pensa, cosa prova e che cosa farà. Variante numero 1. Allora, vedete che io tendo a mescolarle sempre molto bene. Allora,
Allora, vediamo un po'. In questo caso, qui abbiamo la carta del passato, cioè che cosa obiettivamente è accaduto fra di voi, come questa persona ha preso il litigio. Allora, la carta della conquista. Allora, chiaramente questa è una persona che non accetta i rifiuti, quindi sicuramente è una persona che non ha preso bene l'allontanamento, perché in realtà è come se gli fosse venuta un po' meno la patria potestà, diciamo, su di voi. Cioè una persona che in realtà vede di cattivo occhio il perdere qualcosa a cui lui, per carità, poteva anche tenere, ma in realtà questa persona le vive sempre un po' come un fallimento. È una persona molto possessiva e territoriale, quindi tende molto a voler in qualche modo sentirsi padrone, appunto il conquistatore. E nel momento in cui perde quello che ha in qualche modo al proprio fianco, questa persona sente praticamente cadere la sua corona. Di conseguenza, questa è una persona che è come se si fosse sentita sottrarre qualcosa di suo dominio e di sua appartenenza. Quindi è una persona che si sente in uno stato di fallimento, si è sentita in uno stato di fallimento, come se non sia stata in grado di superare delle difficoltà e anche addirittura di prevederle. Quindi in realtà è come se in questo momento la sua autostima fosse crollata ai minimi termini. Questo ovviamente nella posizione del passato. Quindi è una persona che non ha saputo agire come qualsiasi re, principe, condottiero, cioè in maniera coraggiosa, ma è una persona che ha in qualche modo sbagliato, probabilmente anche peccando di arroganza, proprio perché pensava di avervi sotto il suo dominio, di avervi in pugno, e di conseguenza questa persona si è lasciata sopraffare da delle difficoltà più grandi di lui. Questo è chiaramente il ritratto di un personaggio molto immaturo e molto infantile, quindi potrebbe essere una persona molto giovane da un punto di vista anagrafico, oppure potrebbe essere una persona comunque adulta, ma che effettivamente ha una scarsa esperienza sentimentale. Cioè questa persona nel momento in cui sente di aver conquistato la preda, tende un po' ad abbassare le difese e di conseguenza ad essere meno attento a tutto ciò che dice, a tutto ciò che fa. Di conseguenza, poi che cosa succede? Che viene portato a sbagliare proprio perché non mantiene lo stesso focus e la stessa attenzione chiaramente sulla sua preda, su ciò che ha conquistato, e di conseguenza poi ha rischiato di perdervi e in realtà può avervi perso con questa discussione. Quindi è una persona che finge sicurezza, finge di essere sicura, ma non lo è affatto. È una persona molto insicura, è una persona molto instabile, una persona molto indecisa, è una persona che ha dei forti problemi di autostima, perché chiaramente nel momento in cui io sono sicura di conquistare qualcosa, non ho bisogno di atteggiarmi a grande comandante, la ottengo con la mia spontaneità. Questa invece è una persona che tende molto a pianificare tutto ciò che deve dire, tutto ciò che deve fare. Quando questo non avviene, perché come vi dicevo io prima, abbassa la soglia del controllo, fa danni. Quindi non è una persona che sa agire spontaneamente. Deve sempre automonitorarsi, perché altrimenti sbaglia. Quindi evidentemente non è una persona spontanea, è una persona che ha sempre bisogno di una guida che parta dalla sua razionalità, perché sennò a livello emotivo questa è una persona che fa confusione. E poi vi ripeto, è anche una persona molto arrogante, perché nel momento in cui tende a capire che dall'altra parte
c'è piena comprensione, tende un po' a lasciarsi troppo andare, magari a battute, a comportamenti. Non ci mette abbastanza impegno, non si sforza abbastanza, perché tanto sa che obiettivamente vi ha conquistato. È troppo convinta questa persona di sé nel momento in cui ottiene ciò che vuole. Però è proprio quello il momento in cui dimostrerebbe maturità e questa persona, mi dispiace, ma non l'ha assolutamente mostrata. Quindi, evidentemente, nel vostro arrabbiarvi a seguito della discussione con questo blocco, che voi evidentemente non state cercando di forzare, altrimenti non sareste in questa stesa, è chiaro che questa persona si sta rendendo conto che la sua conquista non era realmente una conquista o che comunque non aveva fatto abbastanza per tenervi accanto a sé. Quindi in realtà è una persona, vi ripeto, molto problematica ed effettivamente molto molto infantile. Vediamo nel presente questa persona, la carta del successo. Allora, questa è sicuramente una persona che ha riflettuto su quello che chiaramente è accaduto fra di voi, perché non posso dirvi che questa persona non abbia pensato, assolutamente ha pensato a voi. E in qualche modo vorrebbe ritornare da voi, in qualche modo ha voglia di ridare lustro e appunto successo al vostro rapporto, ed è una persona che ha grandi aspettative sul vostro rapporto. Quindi in realtà è una persona pronta a combattere per cancellare gli ostacoli che in qualche modo si sono frapposti fra di voi. Cioè questa è una persona che vuole di nuovo raggiungere un importante traguardo con voi. Vuole delle soddisfazioni dal rapporto con voi. Vuole godere ancora della vostra presenza nella sua vita. Quindi vi vuole chiamare, vi vuole sentire, vuole comunicare con voi. Ovviamente, chiaramente, teme, perché il contraltare del successo è il fallimento, quindi questa persona teme che voi non apprezziate qualsiasi suo gesto, che in realtà potrebbe essere anche insufficiente rispetto alle vostre aspettative. Ma ad oggi, nel presente, questa persona ha in mente di tentare una forma di riavvicinamento a voi, per riprendere la posizione che lui aveva in passato al vostro fianco. Anche se obiettivamente la carta del successo ci parla comunque di tempistiche non necessariamente rapide. Questa persona sa che deve avere pazienza e che bisogna aspettare, perché in qualche modo sa che evidentemente o siete troppo arrabbiate o la discussione obiettivamente è stata troppo accesa e quindi necessita di far un po' sbollire la situazione. Ma ha assolutamente voglia di successo con voi, vuole tentare, nonostante abbia comunque timore dell'insuccesso, però in questo momento vuole tentare, ma sa che comunque la strada non è così breve e non è così priva di ostacoli. Vediamo, lasciando appunto la situazione così come sta, cioè non cercando voi questa persona. Vediamo appunto che cosa farà, qual è la linea di tendenza futura. E qui abbiamo l'allegria. Allora, questa persona vi dicevo che ha voglia comunque di tornare da voi, ha voglia di risentirvi, ha voglia comunque di contattarvi. E vi ripeto che lo farà in maniera, direi, piuttosto puerile, un po' come obiettivamente vi dicevo con la carta della conquista, cioè è una persona che obiettivamente ha un grande desiderio, ok? Il desiderio quindi di tornare da voi.
e tornerà da voi con un umore del tutto solare. Quindi tornerà da voi con spensieratezza, quasi con allegria, quasi purtroppo a volte sottovalutando quello che è accaduto, cioè mostrandosi comunque pronto a ricominciare. Quindi in realtà, nel caso in cui voi vogliate notare un riavvicinamento, uno sforzo da parte di questa persona, sì, ci sarà. Attenzione però, perché una eccessiva leggerezza potrebbe nascondere anche un atteggiamento un po' superficiale. Quindi potrebbe essere una persona che ritorna cercando di stemperare la situazione, ve lo dicevo appunto con la carta del successo, sa che il percorso non è così semplice, quindi evidentemente cercherà di tornare con dolcezza, con una battuta, ma chiaramente, evidentemente, come già vi dicevo con la carta appunto del successo, potrebbe avere un atteggiamento talmente spavaldo e talmente infantile che potrebbe anche rischiare di non piacere a voi. Cioè evidentemente voi vorreste sicuramente un ritorno da parte di questa persona più maturo, ma chiaramente questa persona purtroppo non ci sa fare. Ve lo dicevo già all'inizio con la carta della conquista. È una persona che a livello sentimentale rasenta veramente l'adolescenza. Quindi è una persona che molto probabilmente non tornerà volendo affrontare seriamente ciò che è successo, ma cercherà appunto di stemperare la situazione, di abbassare la soglia evidentemente della rabbia. Ma questo non necessariamente produrrà effetti positivi, perché un'eccessiva leggerezza potrebbe apparire ai vostri occhi come una eccessiva superficialità. Però nel momento in cui voi mi chiediate se questa persona agirà, assolutamente sì. E avrete il vostro momento di gloria, cioè nel caso in cui voi vogliate vedere un passo da parte di questa persona verso di voi, assolutamente ci sarà. E vi ripeto che lo farà in maniera concreta, in maniera, vi ripeto, euforica, allegra, spensierata, ma potrebbe non essere un qualcosa che a voi faccia del tutto piacere. Vediamo infatti gli ostacoli fra di voi. La creatività. Allora, Apollo, che rappresenta appunto il dio del sole, ma anche della musica, della poesia, quindi della creatività, dell'intuizione, dell'empatia. In accezione negativa, cioè facendo da ostacolo, mi rappresenta proprio una persona che è incapace. Guardate, la logicità delle carte è incredibile, perché ve lo dicevo appunto poco fa, un'eccessiva leggerezza. E quindi vedete infatti quali sono le problematiche. Questa persona non riesce a impegnarsi in maniera seria nelle situazioni per cercare realmente di cambiarle e armonizzare le cose. Cioè, questa è una persona che nel momento in cui tornerà da voi cercherà di comportarsi in maniera brillante, ma questo sicuramente non vi aiuterà nel vostro legame, perché ovviamente è una persona che o non ha capito veramente cosa possa aver sbagliato o dove possa aver sbagliato o quando, oppure veramente una persona dal carattere molto superficiale. Quindi è una persona che non sa approfondire le questioni. È una persona che ha pensato e sta pensando a tornare da voi, ma più che altro, come vi dicevo prima, per riprendere il posto che aveva al vostro fianco, per orgoglio, per onore, ma non perché obiettivamente è una persona che in qualche modo ha fatto una riflessione importante su ciò che ha combinato. Ovviamente, ragazzi, la carta di Apollo rappresenta appunto il genio, il talento. Questa non è una persona molto furba e assennata, non ci sa proprio fare.
non dico che è una persona sciocca, però è una persona che obiettivamente riflette un po' poco e quindi incappa molto facilmente nell'insuccesso e potrebbe incappare molto facilmente nell'insuccesso. Proprio perché, vi ripeto, si impegnerà poco, anche nel ritornare da voi, si impegnerà troppo poco. Non vi darà evidentemente quelle spiegazioni che voi vorreste sentirvi dire. Perché ritorna in maniera, vi ripeto, troppo allegra, da fresconcello. In realtà non è un modo maturo di comportarsi, Vediamo a questo punto la posizione finale, quindi la risposta alla domanda. Allora, qui abbiamo la carta dell'unione. Allora, evidentemente voi sarete disposte però a dare un'altra possibilità a questa persona, perché la carta dell'unione mi rappresenta appunto il ritorno di coppia. Un ritorno di coppia che ovviamente vi porterà momentaneamente, questa è una carta che riguarda appunto l'immediato futuro, è una persona che appunto vi porterà immediatamente dei vantaggi, delle soddisfazioni. Quindi in qualche modo voi vi sentirete comunque apprezzate da questo suo tentativo. Quindi vi sentirete legate a questa persona, ma perché evidentemente voi siete legate a questa persona. Vi sentite ormai troppo legate a questa persona. E di conseguenza è chiaro che in questo caso, nel momento in cui voi lo vediate ritornare, sarà difficile poi in qualche modo, per esempio, non rispondergli o comunque dargli un 2 di picche. Io qui vedo proprio il ritorno in quanto ad unione, in quanto a coppia, o comunque ricomincerete a sentirvi, a vedervi. Quindi comunque il rapporto riprenderà. Però guardate, questi due teneri gattini sono totalmente opposti l'uno rispetto all'altro. Quindi evidentemente voi siete una persona molto profonda. Tutto invece ciò che ovviamente emerge da questa stesa in riferimento a questa persona è invece appunto una persona molto superficiale. Quindi evidentemente il contraltare siete voi, cioè siete una persona completamente diversa, molto profonda. Lui è una persona molto infantile, un irrisolto, una persona insicura. Voi invece sapete bene ciò che volete e siete assolutamente disposte in qualche modo ad ottenere quello che volete. Lui sicuramente un po' meno, cioè mi dà l'idea di essere una persona, vi ripeto, con problemi di autostima notevoli e quindi una persona che fa fatica a gestire i rapporti, come vi dicevo all'inizio con la carta della conquista, proprio perché in qualche modo non sa darsi abbastanza. Cioè una persona che non sa fare gli sforzi che dovrebbe fare per riuscire a conquistarvi e a tenervi al suo fianco. È una persona che ogni tanto si perde, svalvola un po', entra in uno stato di confusione per cui dice la cosa sbagliata al momento sbagliato. E questo chiaramente non lo aiuta nel rapporto con voi. Poi vi ripeto, molto probabilmente voi siete anche persone appunto molto profonde, molto attente ai particolari. Con questa persona essere così attente ai particolari diventa un po' diciamo una sorta di pericolo, soprattutto appunto per una persona come voi che invece è molto attenta alla profondità e al dettaglio delle cose. Quindi sì, farete pace? Secondo me sì, assolutamente sì, ma perché vi ripeto, con la carta dell'unione voi ormai siete troppo legate a questa persona. Però attenzione, il suo ritorno potrebbe portare ad euforia e quindi a staccarsi un po' dal piano del reale. Quindi potrebbe in qualche modo anche inebriare voi con il suo ritorno. Attenzione ragazze, però vi ripeto, ad una persona che deve ancora crescere, perché è una persona un po' immatura, che agisce in maniera un po' troppo superficiale nelle cose.
Comunque la risposta è assolutamente positiva, quindi questa persona tornerà, assolutamente sì, e a mio avviso proprio riprenderà con la carta dell'unione il rapporto in pieno. Bella questa stesa, ha chiarito a mio avviso anche molto della personalità di questo personaggio, di questo ragazzo, e ovviamente ha avuto un epilogo molto molto positivo. Allora, adesso passiamo alla variante numero 2. Allora, vediamo un po' in questo caso se appunto l'uomo che avete in mente, la persona con la quale avete appunto avuto un litigio, un bisticcio, cerchiamo di capire appunto se questa persona ritornerà da voi, in qualche modo agirà concretamente, cerchiamo anche di capire però perché sino ad ora questa persona non ha particolarmente agito. Allora, vediamo un po'. Ok, allora. Perfetto. Allora, partiamo dal passato, ossia cerchiamo un po' di capire questa persona come si è comportata, cosa ha provato nel momento della vostra separazione, quindi a seguito del litigio. È la paura, caspita, mamma mia. Allora, questa persona ha avuto tante paure, questa è una persona che è veramente molto intimorita, ma non da voi, obiettivamente un po' dalla vita, è una persona molto insicura, anche questa come il personaggio della variante 1. Ecco, anche qui abbiamo una persona spaventata, però molto probabilmente, a differenza invece del ragazzo della variante 1, dove comunque alternava momenti di, diciamo, arroganza a momenti di titubanza. In questo caso invece abbiamo una persona completamente avvolta, diciamo, da una coltre anche di sfiducia. Quindi è una persona che obiettivamente ha avuto paura di perdervi ed è una persona che si è sentita veramente in grande difficoltà, cioè non ha capito obiettivamente che cosa possa essere accaduto. Quindi ha provato grande malessere, un momento di grande anche depressione, cioè una persona che effettivamente ci ha risentito parecchio del vostro blocco. È come se questa persona si fosse estraniata poi dal resto, proprio perdendo voi. È come se abbia perso la voglia in qualche modo di rapportarsi anche agli altri. Ma l'ha vista comunque come una situazione obbligata, quindi la necessità di fare un passo indietro, proprio per riuscire in qualche modo a far fronte ad una situazione di cui appunto lui non ha ben capito i contorni. Cioè, Ecate rappresenta appunto anche l'occulto, il mistero, il segreto. Quindi questa persona evidentemente si è sentita un po' pugnalata alle spalle. È come se abbia subito questo scompiglio o comunque si sia sentito lui la vittima. Quindi evidentemente è una persona che in qualche modo ha avuto paura anche di ritorsioni oppure di vendette. È una persona che effettivamente non dico che vi ha viste come delle nemiche, però poco ci manca. Cioè vi ha viste come delle persone molto arrabbiate e quindi anche capaci eventualmente di potergli arrecare dei danni o comunque di poter ricevere anche semplicemente dei danni morali, per esempio pettegolezzi, per esempio maldicenze. Quindi è una persona che momentaneamente, questo nel passato, vi ha viste come delle persone molto arrabbiate e come delle persone obiettivamente capaci di ferire. Quindi questa è una persona
che in realtà tende a subire gli eventi, al contrario appunto del ragazzo della stesa precedente, che invece tende ad agire sugli eventi perché si sente padrone delle situazioni e delle persone. In questo caso invece qui abbiamo l'esatto opposto, cioè abbiamo una persona che tende a subire gli eventi. È una persona un po' melodrammatica, che in qualche modo fa un po' troppo del vittimismo. Cioè è una persona che vede nemici e trame occulte un po' dappertutto. Ovviamente però nasce da un sentimento di profonda sfiducia, cioè questa persona chiaramente si è sentita comunque molto attaccata, ma vi ripeto, non solo da voi, anche dalla sorte. È una persona molto passiva, che tende a dare la colpa agli altri, colpa della sorte, colpa di lei, colpa degli amici, colpa dei colleghi, ma difficilmente si prende delle responsabilità e quindi si ritira in solitudine perché teme un po' in vari ambiti della sua esistenza. Cioè la classica persona che quando litiga con una persona, con un'altra persona, tende a estraniarsi da tutti gli altri. Quindi, per esempio, tende ad allontanarsi anche da amici piuttosto che colleghi. È una persona particolare, molto chiusa, ed è una persona che, vi ripeto, vede un po' sempre della malizia nei comportamenti degli altri. Vede sempre un po' il male negli altri. Quindi è una persona che a me appare un po' paranoica, sinceramente, però ovviamente se mi chiedete se questa persona dopo il vostro litigio si sia divertita come una matta, assolutamente vi dico no, anzi è una persona che si è allontanata da tutto e tutti e che comunque ovviamente ha avuto paura di perdere tutto e di perdere tutti. Allora, vediamo nel presente se si è un po' calmata questa persona. Allora, qui abbiamo la carta dell'ira. Allora, ha trasformato ovviamente questa paura in rabbia. Ossia, questa è una persona che ovviamente ha la necessità di gestire l'allontanamento da voi. È come se in qualche modo questa persona abbia dovuto gestire un po' il lutto della separazione da voi, però chiaramente lo sta facendo ovviamente un po' a casaccio, in maniera un po' direi non propriamente corretta. Cioè questa persona in realtà ora sembra molto risentita nei vostri confronti. Sembra veramente offesa quasi da un vostro comportamento. Quindi è una persona che prova del disappunto su come sono andate le cose. Cerca però appunto di mantenere l'autocontrollo e di comportarsi con voi in maniera assolutamente civile. Cerca di magari sdrammatizzare la situazione nel caso in cui voi abbiate modo anche di, per esempio, vederlo, nel caso per esempio lavoriate nello stesso ambito professionale. Ma in realtà, attenzione, che dietro ai sorrisi o comunque un atteggiamento distaccato di questa persona si nasconde un grosso malumore. Quindi non vuole manifestare all'esterno le sue emozioni, ma è una persona che assolutamente dentro di sé comunque ha della sofferenza inespressa, che potrebbe comunque diventare anche una forma di aggressività verbale nel caso in cui per esempio questa persona vi incontri da solo. Quindi attenzione a credere magari a degli atteggiamenti bonari o di indifferenza che può avere questa persona, perché in realtà qui ci sono obiettivamente delle connotazioni forti invece di appunto malcontento, di malumore. Cioè una persona che in qualche modo sta facendo, vi ripeto, finta di comportarsi in maniera tranquilla, come se la situazione si fosse appianata, ma dentro di sé comunque ha ancora del rancore per come sono andate le cose. Quindi evidentemente c'è qualcosa del vostro comportamento che a questa persona proprio non è andata giù. Quindi potreste comunque trovare questa
persona molto sulla difensiva, quindi pronta ad attaccare, ok? Allora, vediamo un po' la linea di tendenza futura, cioè nel caso in cui appunto voi non agiate, cioè nel caso in cui voi non contattiate questa persona, vediamo un po' questa persona che cosa farà, il corteggiamento. Allora, sì, questa persona può essere anche arrabbiata quanto vuole, ma in realtà voi gli piacete all'ennesima potenza, mamma mia, eh? Forse per quello, allora, che molto probabilmente reagisce con tutta questa, diciamo, ira, con questo rancore, perché magari teme di avervi perso ed è forse proprio gelosia, perché magari teme che voi possiate essere di qualcun altro o che a seguito del vostro litigio voi abbiate, ovviamente potendo, scelto un'altra strada a questo punto, perché obiettivamente la carta del corteggiamento mi fa comunque capire che questa persona, anche questa persona, come appunto nella stesa precedente, tornerà assolutamente da voi e lo farà, però ecco, differentemente rispetto alla stesa precedente, dove c'è un ritorno però molto più superficiale, in questo caso invece qui c'è proprio un ritorno affettivo. Ora però, ragazzi, si spiega queste carte così negative, cioè la paura e la carta dell'ira. Questa persona vi voleva bene, è diverso, Cioè qui effettivamente c'è un sentimento. Nella stesa precedente c'è proprio un desiderio di conquista. In questo caso invece c'è un attaccamento mentale che questa persona prova per voi e di conseguenza ecco perché ha avuto questo stato di grande paura, quasi di depressione, di angoscia nell'avervi comunque perso, perché questa persona prova del sentimento, cioè il corteggiamento è proprio, diciamo, l'amore, il piacere, la scelta. Quindi è chiaro che questa persona prova un desiderio enorme nei vostri confronti da un punto di vista strettamente fisico, ma è una persona che sicuramente agirà adulandovi, quindi mostrando il fatto che vi trova molto belle, questo sicuramente. Quindi aspettatevi una forma di collaborazione, un messaggio, questa persona potrebbe fermarvi per farvi un complimento, quindi sicuramente qui questa persona vuole assolutamente tornare da voi nelle vostre grazie. Quindi tenterà proprio di sedurvi, perché il corteggiamento è proprio il tentativo di seduzione. Quindi è una persona che vuole rientrare nelle vostre amicizie, nelle vostre grazie e che ha tutta l'intenzione appunto di ricominciare a corteggiarvi. Vuole proprio attirare la vostra simpatia. Quindi qui c'è proprio la carta della relazione, Quindi vedete anche che differenza rispetto appunto alla stesa precedente, come ovviamente ci suggerisce la teoria che sottende sempre ovviamente questo tipo di miestese, cioè la teoria degli opposti psichici, che viene confermata, quindi due persone totalmente opposte, quindi nella variante precedente abbiamo una persona che obiettivamente si è sentito portar via un qualcosa che reputava suo, ma perché si sente appunto il conquistatore del mondo. In questo caso invece abbiamo una persona che sente di aver perso qualcosa di importante da un punto di vista proprio di cuore, ok? Quindi vi rivuole nella sua vita. È una persona che ci è rimasta molto male, Però, allora, vediamo un attimo però perché questa persona non ha ancora agito. È il conflitto, perché questa persona teme, allora, teme o di litigare con voi, quindi teme evidentemente che potrebbero di nuovo volare appunto parole grosse, la carta del conflitto, quindi questa persona teme che in qualche modo fra di voi le cose non procedano esattamente come lui vuole, quindi è una persona che pensa piuttosto che riavvicinarmi a lei, rischiare di nuovo di litigare, è meglio se ovviamente si sta fermi almeno un po'. Di conseguenza sta comunque attuando un atteggiamento vigile e si sta comunque preparando ad agire, ma comunque è una persona che ha un impulso molto importante. Ha un impulso importante che per lui ovviamente significa riaprirvi il suo cuore. E lo farà, vi dicevo, con la carta del corteggiamento, quindi aspettatevi, vi ripeto, magari anche un dono, un fiore, magari un regalo nel caso
sia il vostro compleanno tra poco. Quindi questa è una persona che comunque agirà con voi in maniera tale da farvi capire quello che prova per voi. Vorrà sedurvi perché voi piacete molto fisicamente a questa persona, eh? Quindi comunque il suo intento è anche quello di baciarvi, di abbracciarvi, di stare proprio con voi. Quindi si comporterà da galantuomo. Ora non lo ha fatto, vi ripeto, per il conflitto, perché teme di litigare di nuovo con voi. Però attenzione che la carta del conflitto, guardate, che cosa ci può far pensare? Anche ad un rivale. Cosa vi ho detto prima? Che potrebbe essere gelosia. Quindi questa persona teme che voi abbiate un'altra persona o che siate interessata a un'altra persona e quindi teme di dover appunto trovarsi a scontrare con un suo pari. Quindi io ho l'impressione che questa sia una persona molto gelosa, ma molto gelosa, e che in qualche modo voglia comunque tornare da voi e lo farà. Quindi potete anche tranquillamente non muovervi, però aspettatevi comunque una persona titubante che potrebbe anche farvi domande per cercare di capire se voi siate realmente interessate a lui oppure se possiate avere qualcun altro attorno, perché è una persona che teme rivali, Vediamo però quest'ultima carta, cioè a questo punto la risposta alla domanda, cioè dopo questo corteggiamento che questa persona metterà in atto, come procederà il vostro rapporto. Non ci credo, la carta dell'unione, ragazze, è la stessa identica carta che appunto è uscita nella stesa precedente, quindi nella variante 1. Allora, in questo caso anche qui c'è il riprendere il rapporto. Ovviamente però vi ripeto in maniera totalmente diversa, quindi in questo caso si riprende un rapporto, vi ripeto in maniera molto concreta e plateale, quindi o riparte il rapporto da un punto di vista ufficiale o comunque la frequentazione, ricomincerete a sentirvi, a parlarvi, eccetera. Comunque un rapporto che in questo caso, in questa variante, ha ovviamente delle connotazioni emotive molto forti. Quindi questa persona non ritornerà con una battuta, per esempio, di spirito, cercando di appianare la situazione in maniera molto allegra, come nella variante precedente. Qui è una persona che ritornerà proprio corteggiandovi e volendo fare sul serio. Quindi abbiamo la carta proprio dell'unione. Ovviamente in questo caso questa persona metterà in atto evidentemente tutte quelle strategie per cui voi in qualche modo mi andrete un po' a capitolare, perché chiaramente la carta dell'unione ci parla proprio sicuramente di una ripresa armoniosa del rapporto che porterà sicuramente a gioia, soddisfazione e grandi vantaggi. Quindi questa persona sicuramente si legherà molto a voi e voi vi legherete molto ancora di più probabilmente a questa persona. Sarete molto felici nel incontrare questa persona, nel vedere da parte di questa persona comunque un tentativo di rifarsi avanti e ovviamente porterà quindi alla rinascita del rapporto. Esattamente come dicevo ovviamente nella variante precedente, guardate questi due gattini che sono appunto totalmente opposti anche semplicemente a livello cromatico. Quindi voi e questa persona siete completamente diversi a livello caratteriale, nel modo di gestire il rapporto. Però attenzione che questa è una persona molto profonda, questa è una persona che prova dei sentimenti, perché nel momento in cui c'è stata questa, diciamo, chiusura, questa grossa lite, questa persona ha avuto paura. Quindi è una persona che ha sentito la vostra perdita e l'ha sentita dentro. Quindi è una persona che vedete sempre pronta un po' al peggio, teme in qualche modo sempre di poter rischiare di perdere l'oggetto del suo desiderio. Quindi è una persona, vi ripeto, che ha un fare decisamente pessimistico, però è una persona che nel momento in cui ritorna si impegna e si impegnerà con la carta del corteggiamento, perché nel momento in cui io decido di corteggiare una persona, ovviamente do il meglio di me nel rapporto con questa persona. Quindi cerco di far sentire l'altra persona importante, quindi non torno con qualche battuta di spirito per riavere in qualche modo
la mia posizione al vostro fianco, come nella variante precedente. In questo caso invece abbiamo proprio una persona che ritorna per voler tornare come vostro partner sentimentale. Quindi qui abbiamo sicuramente un apporto molto importante da un punto di vista appunto mentale e fisico, per cui questa persona tenterà, ve lo dico chiaramente, anche in questo caso un approccio fisico nei vostri confronti, perché la carta del corteggiamento non lascia dubbi, quindi sicuramente tra voi e questa persona comunque rinascerà il sentimento, rinascerà la relazione, ovviamente sotto modalità molto più mature rispetto alla variante precedente, quindi in questo caso riprenderà la storia proprio da dove l'avevate in qualche modo terminata, e molto probabilmente ci saranno anche dei chiarimenti importanti, proprio perché questa è una persona che comunque un percorso lo ha fatto e comunque lo farà, anche se vi dicevo all'inizio in maniera probabilmente un po' confusa, però obiettivamente se non altro questa persona qualcosa si è chiesta e qualche domanda ovviamente se l'è fatta. Quindi questa è una stesa veramente molto bella, quindi aspettatevi sicuramente una forma di corteggiamento da parte di questa persona, quindi aspettatevi che questa persona potrebbe appunto farvi un dono, un complimento, uno sguardo inequivocabile che comunque vi farà capire che ovviamente è una persona molto attratta da voi. Quindi qui c'è un vero e proprio ritorno, un ritorno che ha ovviamente delle basi molto solide, d'accordo? Di conseguenza, ragazze, che cosa dirvi? In bocca al lupo, buon incontro e buon corteggiamento!